Quando un errore è davvero un errore in italiano? Lo vediamo nel video di oggi. Ciao a tutti e benvenuti a un nuovo video. Io sono Stefano e sono un insegnante di italiano per stranieri. Oggi ho preparato un video super interessante per tutti voi. Parleremo di errori che in realtà non sono degli errori. Ti spiego meglio. Io ho cominciato a fare video qui su YouTube e su altre piattaforme 3 anni fa più o meno. E a volte ricevo dei commenti in cui ci sono generalmente italiani che fanno delle correzioni, che correggono qualcosa all'interno dei miei video. Io sono umano, non sono perfetto, anche io posso sbagliare, ovviamente, però le loro correzioni non sono propriamente corrette. E sto parlando di tutti quei puristi della lingua, tradizionalisti, che credono fermamente in alcune regole grammaticali che in realtà oggi sono un po' cambiate, perché chiaramente la lingua cambia, la lingua si evolve e di conseguenza alcune cose che forse prima erano considerati errori ora non sono più errori. E una cosa molto importante da ricordare è che la lingua non la fanno i libri di grammatica, non la fanno i professori, ma la lingua è fatta e creata dal popolo che la parla. Siamo noi, i parlanti della lingua, che cambiamo la nostra lingua, la facciamo evolvere e non è un processo che si può fermare o che si può cambiare. È così e basta. Va accettato. Quindi non possiamo considerare errori delle cose che la maggior parte della popolazione italiana usa. Sarebbe una cosa strana dire milioni e milioni di persone sbagliano. No, non è così. Perciò in questo video vediamo alcuni errori che in realtà non sono errori. Iniziamo subito dai pronomi personali: lui, lei e loro. Quando noi italiani andiamo a scuola, alla scuola elementare, e le maestre ci insegnano la coniugazione dei verbi, impariamo i verbi in questo modo. Per esempio, prendiamo il verbo amare. La coniugazione è: io amo, tu ami, egli ama, noi amiamo, voi amate, essi amano. Egli, essi. Ma che cosa sono? Originariamente, nella lingua italiana, i pronomi personali erano egli per lui, ella per lei e essi per loro. Ma perché c'è questa differenza? Perché i pronomi personali erano diversi? Beh, perché in realtà lui, lei e loro sono anche dei pronomi che possono avere la funzione di oggetto diretto e oggetto indiretto, quindi dei pronomi oggetto. Quindi per distinguere la funzione di pronome personale soggetto, quindi la persona che fa l'azione, e pronome oggetto, avevamo due forme di pronomi diversi. Per esempio, egli è andato a casa e Gianluca ha visto lui al supermercato. Quindi nel primo caso egli è andato a casa, egli è il soggetto, ovviamente, la persona che fa l'azione. Nel secondo caso Gianluca ha visto lui al supermercato, lui è l'oggetto. Ora però queste frasi sono molto strane in italiano, non è quello che diciamo. Noi diremmo: lui è andato a casa e Gianluca l'ha visto al supermercato, dove l'apostrofo sta per lo, il pronome oggetto diretto. Quindi usare egli sarebbe troppo strano in italiano oggi, nessuno lo usa più. Possiamo trovarlo qualche volta nei libri, ma non si usa. Ormai è lui ed è davvero difficile confonderli, cioè confondere il pronome soggetto con quello oggetto. E lui comunque può essere in realtà anche un pronome oggetto, però non voglio parlarne in questo video, se no diventa troppo complicato, ma ho fatto un video su questo argomento che come sempre ti lascio qui sotto in descrizione. Ma la domanda è: quando abbiamo smesso di usare egli, ella, essi? Qualche anno fa? 50 anni fa? 100 anni fa?
Ma no, nel 1400 le persone già avevano smesso di usarlo. Capisci? Cioè già nel 1400, tantissimi anni fa. Poi nel 1840, con la pubblicazione del romanzo più importante della letteratura italiana, I Promessi Sposi di Manzoni, allora lì l'uso di lui, lei e loro al posto di egli, ella e essi si è consolidato sia nella grammatica che proprio anche nell'uso generale, perché questo romanzo ha avuto un grandissimo impatto non soltanto sulla letteratura ma anche sulla nostra lingua. Quindi a partire dal 1800 non solo questi pronomi sono diventati di uso comune al posto di egli, ella e essi, ma sono stati anche accettati dalle grammatiche. Quindi se io faccio un video dove coniugo un verbo e qualche italiano scrive si dice egli, non lui, è sbagliato, ignora quel commento perché non sanno quello che dicono. Però adesso, prima di andare avanti con il prossimo errore, che è super interessante, voglio ricordarti che ho una newsletter. Quindi se ogni settimana vuoi ricevere tanti contenuti interessanti per imparare e migliorare in italiano totalmente gratis, puoi iscriverti alla newsletter cliccando qui sotto in descrizione, o puoi anche visitare il mio sito www.teacherstefano.com. Benissimo, adesso andiamo avanti con il prossimo errore. E ora parliamo di gli al posto di loro. Rimaniamo sempre in tema pronomi, però ci spostiamo ai pronomi oggetto indiretto. Per capire questo punto devi conoscere i pronomi oggetto indiretto, quindi se vuoi ti lascio un video qui sotto in descrizione per magari capirli meglio se non li conosci bene. I pronomi oggetto indiretto servono per sostituire un oggetto indiretto, cioè la persona a cui è rivolta l'azione, la persona che riceve l'azione. Per esempio, se io dico mando una lettera a Luca, Luca è la persona che riceve l'azione, quindi a Luca è un oggetto indiretto e possiamo sostituirlo con un pronome oggetto indiretto, che in questo caso, maschile singolare, è gli. Quindi diciamo gli mando una lettera. Ma quali sono i pronomi oggetto indiretto? Abbiamo mi, ti, gli, le, ci, vi, gli o loro. Ma in che senso? Perché abbiamo gli due volte? Perché gli è anche plurale? Allora, teoricamente, secondo le grammatiche tradizionali, il pronome oggetto indiretto di terza persona plurale è loro, però loro segue delle regole strane. Infatti, tutti i pronomi, tutti, si mettono prima del verbo, loro no. Loro si mette dopo. Quindi se prendo la frase ho dato il regalo ai ragazzi e sostituisco ai ragazzi con loro, dovrei dire ho dato loro il regalo. Ho dato loro. Ma che cos'è? È strano. Cioè è corretto ovviamente, ma non è usato per niente. Magari puoi leggerlo da qualche parte, oppure se stai parlando con una persona particolarmente tradizionalista, ma non è un uso comune nella lingua italiana. Quindi quali sono le alternative? O non usiamo il pronome e ripetiamo ai ragazzi, che comunque è una strategia molto usata, oppure usiamo gli e diciamo gli ho dato il regalo. Chiaramente questo può creare dei fraintendimenti, perché comunque gli è anche a lui. Quindi se non vogliamo evitare fraintendimenti, o siamo sicuri al 100% che possiamo capire dal contesto se stiamo dicendo a lui o a loro, un gruppo di persone, oppure non sostituiamo l'oggetto indiretto e non usiamo il pronome. Va bene lo stesso. E ora parliamo di un altro errore che io adoro. A, me, mi. Cari amici spagnoli, io lo so che voi nella vostra lingua dite a me, mi tutto il tempo e volete farlo anche in italiano. Lo fate e poi un italiano vi dice non si dice a me, mi, non si dice. No, quell'italiano sta sbagliando. Teoricamente non si dice, ma in realtà non è così sbagliato come si pensa. Cerchiamo di capire. Vediamo questa frase. Il caffè lo prendo amaro. Il caffè lo prendo amaro. Ora,
Se rispettiamo l'ordine tradizionale delle frasi in italiano, diremmo io prendo il caffè amaro. Però qui stiamo dicendo il caffè lo prendo amaro. Quindi che succede? Beh, l'oggetto diretto si sposta all'inizio della frase, il caffè. E poi dopo il caffè abbiamo un pronome, lo, il caffè lo. Ma lo sostituisce caffè, però caffè è nella frase. Quindi perché uso un pronome? Per sostituire una cosa che è nella frase. Cosa sostituisco? Ed è proprio questo il punto. Questo è un chiaro esempio di dislocazione. Le dislocazioni sono questi fenomeni linguistici molto diffusi in italiano che sostanzialmente prevedono lo spostamento a sinistra o a destra di un oggetto con l'aggiunta poi di un pronome per enfatizzare qualcosa. Qui enfatizzavamo caffè. Il caffè lo prendo amaro piuttosto che prendo il caffè amaro. Vedete, questa frase è molto più piatta. Invece il caffè lo prendo amaro è diversa, dà un senso diverso. Altri esempi di dislocazione possono essere lo prendo amaro, il caffè, quindi è l'opposto. A Luca gli piace tantissimo sciare, cioè sciare piace tantissimo a Luca, ma inverto e dico a Luca gli piace tantissimo sciare, quindi ripetiamo a Luca con il pronome gli. Oppure cosa ne pensi del film? Ne sostituisce del film, però del film è già nella frase, quindi ne è del film. Quindi se io dico il caffè lo, a Luca gli, ne è del film, quindi ho queste ripetizioni nella frase. Perché a me mi è sbagliato? Perché i puristi dicono appunto che a me mi è sbagliato perché a me e mi hanno lo stesso significato, ed è vero, a me è uguale a mi, sono la stessa cosa, però non è sbagliato, è semplicemente un caso di dislocazione, come il caffè lo, a Luca gli o ne è del film, è uguale. Potrei parlare di questo argomento per ore, però ho già fatto un video un po' vecchio, però comunque super interessante, proprio su questo argomento, anche con degli esempi pratici di dislocazioni in italiano, e puoi guardare il video sempre in descrizione. Oggi ti lascio tanti video in descrizione, quindi hai tanti video da guardare. E ora parliamo di non ce l'ho. Non c'è lo. Che cos'è c'è? Allora, è facile. C'è è la particella C che diventa c'è di fronte a lo. Quindi il pronome lo, che sarebbe l'apostrofo o davanti al verbo avere, fa cambiare la particella C in c'è. Quindi se C è prima di un pronome oggetto diretto, diventa c'è. Ma perché abbiamo C? Prendiamo un piccolo dialogo. Hai un fazzoletto? No. Non ce l'ho. Perché non c'è lo? Non c'è una vera e propria spiegazione, però possiamo dare delle teorie. La prima teoria è che usiamo C per enfatizzare il fatto di non avere o avere qualcosa. Però non mi piace questa teoria. La mia preferita è che non l'ho, dire non l'ho, è strano, è difficile, e quindi usiamo c'è perché suona meglio. Non ce l'ho. Guarda quanto è più bello. Non l'ho. Non ce l'ho, è bellissimo. Quindi secondo me è più un discorso di suono, però comunque non è l'unico caso in cui usiamo in italiano la particella C in modo superfluo. Per esempio potresti sentire espressioni con C e sempre il verbo avere come c'ho fame, c'ho sonno. I puristi considerano queste forme assolutamente sbagliate perché c'ho, il verbo è ho. Sì, è vero, il verbo è ho, ma sono degli usi molto comuni nell'italiano colloquiale, non l'italiano scritto, e servono, secondo me, per enfatizzare l'idea che ho molta fame, ho molto sonno, c'ho fame, c'ho sonno. È chiaro? E adesso passiamo all'ultimo punto che, mamma mia, è super interessante. Ma però si dice in italiano oppure no? Questo è difficile anche per me, perché io sono cresciuto
in un ambiente in cui la grammatica era molto importante. Infatti mia nonna era una maestra di scuole elementari e mia mamma è una professoressa di latino, greco e italiano alla scuola superiore. Quindi quando io ero piccolo e facevo degli errori di grammatica o dicevo ma però, mamma mia, mi correggevano subito. Quindi ora sono cresciuto e nella mia testa ma però è molto sbagliato. Anzi, per me è anche strano dirlo o sentirlo. Però, ma però è usato da una grandissima fetta della popolazione italiana e sono sicuro che diventerà molto molto comune. Però molti continuano ad affermare che ma però è molto sbagliato. Perché? Beh, sostanzialmente ma e però sono due congiunzioni avversative che servono per indicare un'opposizione tra due cose. Quindi teoricamente sono sinonimi, ma e però sono la stessa cosa, sono una ripetizione. Ma no, non è così. Perché quando parliamo di congiunzioni avversative, quindi queste parole che servono per esprimere un'opposizione tra due elementi in una frase, possiamo dividere queste congiunzioni avversative in due gruppi. Abbiamo quelle che esprimono una vera contrapposizione. Per esempio, il vestito non era blu, ma azzurro. Quindi qui sto proprio esprimendo una contrapposizione. Non era blu ma azzurro. Poi abbiamo un altro gruppo di congiunzioni avversative che serve per esprimere un punto di vista diverso più che una contrapposizione. Per esempio, non è un bel film ma vale la pena guardarlo. Non è un bel film ma vale la pena guardarlo. Dicendo che vale la pena guardare quel film, cioè che io ti consiglio di guardare quel film, non mette in contrapposizione il fatto che quel film non è bello. Non stiamo annullando quello che ho detto prima. Nel caso di prima io ho detto che il vestito non era blu ma azzurro, quindi ho annullato il fatto che il vestito era blu. Qui invece ti sto dicendo che vale la pena guardare il film, ma non sto annullando il fatto che il film sia brutto. Per me è ancora brutto, ok? E qual è il punto? Il punto è che ma è l'unica congiunzione avversativa che entra in tutti e due i gruppi. Infatti, io nelle frasi esempio ho usato sempre ma. Però, invece, entra solo nel secondo gruppo, serve per esprimere un punto di vista diverso. Infatti, io posso dire che non è un bel film, però vale la pena guardarlo, ma non posso dire il vestito non è blu, però azzurro. È sbagliato. Devo dire il vestito non è blu, ma azzurro. No, però azzurro. Non funziona. Per questo motivo a tanti italiani viene naturale dire ma però, perché hanno due scopi diversi. Quando ma e però sono insieme, il primo ma serve per esprimere una contrapposizione e il però serve per esprimere un punto di vista diverso. Quindi creiamo un gruppo di parole che serve per esprimere nello stesso momento sia una contrapposizione che un punto di vista diverso. E la testa di un madrelingua non funziona con i libri di grammatica, funziona con la logica. Se io so nella mia testa inconsciamente che ma serve per esprimere una contrapposizione e però un punto di vista diverso, io posso unirli se ho questo bisogno comunicativo. Io non so davvero che cosa significa ma e cosa significa però, nel senso, io lo so perché sono un professore, perché ho studiato queste cose, ma se non fossi un professore, fossi un italiano normale, non saprei queste cose, però le so inconsciamente perché è la mia lingua madre. Quindi ecco perché gli italiani fanno questo errore, che non è un errore. Per un bisogno comunicativo esprimono una contrapposizione con un punto di vista diverso nello stesso momento. Può non piacere, può sembrare strano, però è corretto. E non lo dico io, lo dicono tante grammatiche moderne che ormai hanno aggiunto ma però come opzione corretta. Fantastico, abbiamo finito con gli errori non errori di oggi. E se questo video ti è
piaciuto e forse l'hai trovato anche divertente, non dimenticare di lasciare un bel mi piace. Questo mi aiuta tantissimo a far crescere il canale. Questo perché se tu lasci mi piace, stai dicendo a YouTube che questo video è interessante e allora YouTube consiglierà questo video e il mio canale a tante altre persone in giro per il mondo. Quindi grazie mille. E adesso parliamo della tua lingua. Ci sono nella tua lingua alcuni errori non errori? Quindi errori che fanno tutte le persone che però in realtà sono ormai considerati corretti. Dai, parliamone nei commenti. Scrivi qui sotto gli errori non errori della tua lingua. Non dimenticare anche di iscriverti al canale e attivare la campanellina per non perdere tutti i video futuri e noi ci vediamo nella prossima lezione. Come sempre, un abbraccio dall'Italia. Ciao!